Rieccoci, come potete vedere, quest'oggi appunto con il meraviglioso mazzo dei tarocchi delle Mille e una notte. Quest'oggi ovviamente quindi affronteremo questa nuova stesa facendoci guidare da questo affascinantissimo mazzo che ci riporta direttamente ovviamente al mondo orientale e chiaramente alla vita della bellissima Sherazade e ai racconti della bellissima Sherazade. Ovviamente, ragazzi, come sempre io vi lascio il link in descrizione di un video precedente ovviamente a questo in cui appunto descrivevo questo mazzo, quindi chiunque voglia informazioni in più circa appunto questo mazzo può tranquillamente cliccare ovviamente sul link in descrizione ed ascoltare e vedere appunto l'introduzione del video ovviamente inerente all'argomento. Ora, quale sarà invece l'argomento chiaramente della stesa di oggi? Un argomento inerente appunto all'amore e ovviamente le novità in amore nell'autunno del 2025, appunto ormai alle porte, ormai già appunto iniziata questa nuova stagione e ovviamente chi mi segue da tempo ormai sa che ad ogni inizio stagione io pubblico sempre appunto un video piuttosto dettagliato ed elaborato con un metodo che io amo terribilmente, appunto il metodo del Palazzo degli Dei, che permette di approfondire appunto l'argomento, quindi l'amore e le novità in amore, per quanto concerne ovviamente i prossimi successivi 2-3 mesi inerenti ovviamente alla stagione appena iniziata, in questo caso appunto l'autunno. Il metodo ovviamente da me usato sarà il Palazzo degli Dei, posizione per posizione ovviamente che vi verrà appunto spiegata nel momento della stesa. Ed ora dunque iniziamo a mescolare appunto questo affascinante, magico mazzo dei tarocchi delle Mille e una notte. E ovviamente cerchiamo di capire le vostre novità in amore per questo autunno. Vediamo un po'. Sotto questa pioggia che come sentite scende incessantemente. Allora. Allora, come potete vedere, appunto, qui abbiamo il Palazzo degli Dei e ben 13 carte, quindi una stesa veramente molto molto dettagliata, ragazzi. Allora, in prima posizione, la prima carta estratta ovviamente inerente il vostro passato un po' più lontano, quindi da qualche settimana fa, sino addirittura diversi mesi fa.
Seconda carta ovviamente inerente il passato più recente, quindi addirittura anche da poche ore a pochi giorni. Terza posizione, il momento presente. Quarta posizione, il comportamento del consultante, quindi il vostro comportamento dal momento presente in avanti. Quinta e sesta posizione sono due carte che vanno lette assieme, rappresentano i blocchi, quindi l'accezione negativa ovviamente di entrambe le carte, ciò che vi impedisce in qualche modo di riuscire, ad arrivare alla felicità, all'equilibrio, alla stabilità sentimentale. Settima posizione, ciò che voi vorreste realmente. Ottava posizione, ciò che voi dovreste fare ma non fate, quindi una sorta di consiglio, da parte degli arcani. Nona posizione, l'ambiente lavorativo, come ovviamente può influenzare più o meno positivamente, chiaramente, la vostra ricerca d'amore. Decima carta, l'ambiente familiare, come possa magari anche ostacolare, per esempio, la vostra ricerca d'amore, quindi familiari piuttosto che, eventuali compagni, in caso siate appunto impegnato, impegnate. Undicesima, dodicesima e tredicesima posizione rappresentano il vero e proprio futuro, quindi l'undicesima posizione, l'undicesima carta si riferisce al vostro futuro, alla linea di tendenza futura immediata, quindi ciò che ovviamente vi accadrà per percorso karmico, a prescindere ovviamente da qualsiasi vostro comportamento, quindi questa è una posizione molto importante. Dodicesima posizione, gli aiuti o gli ostacoli posti dall'esterno, quindi in caso abbiate nemici o rivali. Tredicesima posizione, ovviamente una carta di risoluzione finale inerente alla questione, quindi eventuali altri elementi in più inerenti appunto il vostro prossimo futuro in amore. Ora iniziamo con la prima carta, quindi ovviamente inerente appunto il passato più lontano, e qui abbiamo il 10 di spade. Allora ragazzi, la carta del 10 di spade, come vedete, si riferisce ad una situazione di chiusura o comunque al desiderio di chiudere. Il 10 di spade è una carta che parla di molteplicità, quindi ovviamente anche di più conoscenze, ma di cattive conoscenze, d'accordo? È una carta che parla di chi è stato colpito, magari tradito alle spalle, quindi ripeto, potreste aver comunque conosciuto più persone, sicuramente, ma dall'apporto fallimentare per quanto riguarda la vostra vita, ovviamente da un punto di vista sentimentale, appunto. 10 di spade parla proprio della volontà vera e propria che alberga ormai evidentemente da tempo nel vostro cuore, nei vostri pensieri, di chiudere delle situazioni del passato. Il 10 di spade è una carta di grado decimo che parla della chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Quindi voi vorreste a tutti i costi in qualche modo cancellare, ma veramente con un colpo di spugna, comunque illusioni, disillusioni, tradimenti o comunque anche semplicemente, ripeto, cattive conoscenze, persone che vi hanno stancato, che non vi hanno dato niente, d'accordo? E che non vi stanno dando niente. Ora, o voi potreste averlo pensato, oppure aver già iniziato addirittura un percorso di allontanamento e separazione, quindi potreste, essere in procinto di separarvi o di divorziare, in caso siate per esempio sposate ovviamente o impegnate comunque, o comunque appunto potreste aver chiuso effettivamente, fattualmente delle storie, delle frequentazioni, d'accordo? Quindi anche magari triangolazioni che non vi davano nulla, persone che vi avevano magari promesso comunque l'amore e magari di lasciare la compagna ufficiale, ma persone che poi non l'hanno fatto, d'accordo? Quindi comunque una carta che parla di, ripeto, cattive conoscenze
e persone che vi hanno portato in qualche modo a volerle cancellare ovviamente dalla vostra vita, quindi siete ovviamente rese conto di aver incappato nelle classiche persone sbagliate, d'accordo? Comunque persone che potevano essersi presentate in maniera molto brillante, come un po' fanno tutti, diciamo, per poi in realtà nascondere la loro reale faccia, il loro reale volto, d'accordo? Magari il classico, diciamo, perditempo, ok? Sicuramente in caso voi siate impegnate in passato avete iniziato, diciamo, ecco, una sorta di riflessione interiore che vi sta portando in qualche modo a riflettere, a cercare di capire se possa essere il caso, per esempio, di continuare il vostro percorso con il compagno ufficiale oppure ovviamente se interromperlo. Oppure potreste, diciamo, essere state impegnate appunto in triangolazioni che però non vi hanno dato nulla, quindi tradimenti fatti o subiti, tipico del 10 di spade, d'accordo? Quindi comunque una carta di spade che parla di riflessione su situazioni dolorose, comunque negative, che ovviamente avete vissuto in passato, vostro malgrado, perché il 10 di spade parla proprio dell'essere circondati dalle persone sbagliate, ahimè, nel momento sbagliato. Vediamo ora il vostro passato più recente, da cosa è stato caratterizzato. Ovviamente, ripeto, passato recente, quindi 8 di coppe. Allora, come vedete, appunto, una sorta di burrasca, appunto, emotiva, cioè il fatto di sentirsi, appunto, in balia delle emozioni, delle onde del sentimento. Chiaramente, ragazzi, è ovvio che in questo caso l'8 di coppe ovviamente parla di una stanchezza emotiva interiore che si fa sentire, emozioni contrastanti, perché l'8 di coppe rappresenta proprio il volersi appunto allontanare da situazioni che fanno male, ma spesso il, diciamo, temporeggiare un po' troppo, vedete proprio come sta facendo appunto questo giovane che ovviamente si è addentrato forse un po' troppo in acque sconosciute ed è stato appunto sorpreso chiaramente da una brutta tempesta e burrasca. Ecco che, ripeto, obiettivamente in questo caso l'8 di coppe parla di situazioni comunque di incertezza e di insicurezza circa il da farsi, cioè voi vorreste in qualche modo concretamente, diciamo, ecco, muovervi verso nuove posizioni, ma ci sono degli, diciamo, elementi che fanno parte della vostra vita, della vostra quotidianità, che hanno in qualche modo inibito, diciamo, la concretizzazione dei vostri desideri, in qualche modo di prendere il largo, d'accordo? L'8 di coppe è inerente alla capacità di valutare i pro e i contro di una determinata situazione. Questo potrebbe avervi provocato, come tipico dell'8 di coppe, inquietudine e turbamento da un punto di vista ovviamente emotivo, perché parliamo di coppe, d'accordo? Spesso l'8 di coppe parla anche di chi si sente, vedete, isolato, in balia degli eventi, senza poter in qualche modo usufruire di particolari aiuti. Quindi potreste aver anche, diciamo, percepito poco l'aiuto effettivo da parte di parenti, genitori, amici. Cioè l'8 di coppe parla di in qualche modo isolamento e di solitudine, cioè molto spesso vi siete ritrovati o ritrovate, diciamo, da soli di fronte a delle situazioni da un punto di vista amoroso, ovviamente magari particolari, senza il reale apporto da parte di persone che in qualche modo magari credevate amiche, invece poi si sono rivelate piuttosto indifferenti, d'accordo? Quindi l'8 di coppe è una carta molto particolare che parla di chi tenta sì di spiccare il volo, ma che ha delle difficoltà nel farlo proprio perché sente di non avere i mezzi necessari e gli aiuti necessari,
d'accordo, per poterlo fare, pur volendolo fare, questo sicuramente, però vi ripeto, è una carta che parla sicuramente di qualche dubbio, incertezza, difficoltà interiore che ha portato ad una sorta di, diciamo, stagnazione, d'accordo? Inerente ovviamente ai sentimenti, quindi il dubbio, la scelta anche tra due diverse posizioni, perché l'otto di coppe è una carta che spesso parla di chi ha il piede in due scarpe, o comunque voi potreste, diciamo, aver conosciuto magari una persona impegnata che, ripeto, appunto, in qualche modo ha disatteso le proprie, diciamo, brillanti idee, d'accordo, di lasciare la compagna o il compagno ufficiale per in qualche modo stare definitivamente con voi alla luce del sole, d'accordo? Questa persona potrebbe proprio non aver fatto nulla di tutto ciò e voi potreste aver scoperto che questa persona aveva tutto in testa fuorché questo, d'accordo? Quindi la delusione del 10 di spade. Quindi sicuramente l'otto di coppe parla appunto di chi si è sentito più e più volte appunto magari ingannato appunto da persone in cui credeva, in cui si riponeva tranquillamente la propria fiducia e, ripeto, soprattutto situazioni di triangolazione o situazioni comunque doppie, quindi anche la difficoltà di scegliere magari tra due o più persone che però non vi davano garanzie, cioè voi potreste aver frequentato, conosciuto due persone apparentemente entrambe interessate a voi, ma voi, diciamo, potreste in qualche modo aver avuto dubbi su entrambi. Cioè, due persone non ne facevano una praticamente per voi, proprio perché obiettivamente non vi siete fidate di queste persone, ma non perché ci sia qualcosa di sbagliato in voi, perché queste persone non vi hanno dato le giuste garanzie, perché l'otto di coppe parla comunque di situazioni ambigue, quindi obiettivamente ci avete visto giusto, erano persone e sono persone poco chiare, diciamo dalla progettualità magari poco pulita, d'accordo? Quindi ci sta la stanchezza, vostra sicuramente. Allora, vediamo ora nel presente che cosa abbiamo. Allora, qui abbiamo un bel fante di denari, vedete appunto, qui abbiamo sicuramente qualcuno che è interessato a voi. Allora, il fante di denari identifica generalmente persone che o appartengono ai segni di terra, quindi Toro, Capricorno, Vergine, oppure ne hanno l'ascendente, oppure hanno un tema natale ricco, per esempio, appunto, di segni di terra nei pianeti principali che strutturano la personalità di un individuo. Quali sono? Venere, ovviamente per quanto riguarda l'approccio all'amore, Luna per quanto concerne ovviamente l'emotività, l'interiorità, Marte per quanto concerne appunto l'erotismo, la forza, la combattività, l'energia e Mercurio, la capacità e la modalità di comunicare. Quindi potrebbe, per esempio, questa persona appartenere al segno appunto dell'Acquario, per esempio, ma avere molti pianeti in Capricorno, per esempio Venere in Capricorno e ovviamente Marte in appunto altrettanto Capricorno, d'accordo? Quindi sicuramente una persona in qualche modo influenzata particolarmente dai segni di terra, ripeto, Capricorno, Toro e Vergine. Ora, è chiaro che questa è una persona comunque molto interessata a voi, però è una persona molto lenta. È una persona lenta perché appunto parliamo di denari, quindi una persona lenta che ovviamente prende tempo. Qual è la caratteristica del fante di denari? Che non conosce la spontaneità, cioè sono proprio due cose totalmente diverse, due rette parallele che non si incontrano mai all'infinito. Cioè questa persona non riesce ad essere spontanea, questa è una persona che prima di scrivervi, di farsi avanti, di dichiararsi, di dimostrare qualche cosa, ci pensa su 1 miliardo di volte, d'accordo? E deve programmare in maniera, secondo me, effettivamente morbosa il dove, il come, il quando e il perché. Cioè, questa è una persona che, per esempio, prima di scrivervi quel benedetto messaggio l'ha scritto ben 500 volte, cancellandolo, riscrivendolo, per trovare la forma migliore in modo da potervelo, diciamo,
recapitare con tutte le garanzie del mondo. Cioè questa è una persona che non vuole terribilmente andare incontro né al rifiuto né alla sconfitta o a problemi. D'accordo? Potrebbe essere anche la classica persona impegnata che si muove col contagocce, ma perché? Perché obiettivamente ha paura di essere scoperto magari dall'altra parte. Quindi questo fante obiettivamente ha interesse nei vostri confronti, è un interesse materiale, parliamo di denari, quindi è una persona a cui voi piacete molto da un punto di vista fisico ed erotico, è una persona che vi desidera, è una persona che ha intenzione di scrivervi, perché il fante di denari parla di, diciamo, messaggi, comunque di contatti che hanno e avranno lo scopo pratico di incontrarvi e di vedervi e ovviamente anche di avere rapporti fisici con voi. Questa persona sicuramente quindi vuol farsi avanti, si farà avanti con un piccolo gesto, quindi un piccolo messaggio, non aspettatevi la canzone ovviamente sotto casa modello menestrello, questa è una persona che scrive poco, lo stretto necessario, vuol sondare il terreno, vuole rompere il ghiaccio, è una persona che comunque ogni piccolo gesto che va a compiere è stato preventivato e pensato da anni, diciamo, da tempo e 1 miliardo di volte, ma ovviamente con la finalità di portare allo sviluppo pratico, ok, concreto, tangibile, erotico, di qualcosa in più fra di voi. Quindi qui c'è una persona interessata a voi. Ora, da un punto di vista anagrafico, il fante può farci pensare ad una persona molto giovane o comunque una persona più giovane del consultante, una persona che diciamo generalmente non supera i 35 anni di età, come tipico appunto dei fanti, ma al di là diciamo dell'aspetto anagrafico, per cui potrebbe essere anche una persona più grande, ma dall'aspetto giovanile e dall'atteggiamento sbarazzino, ecco che comunque questa è una persona molto furba, perché i personaggi di denari rappresentano persone scaltre e ambiziose, che pur di arrivare al, diciamo, loro scopo, fanno di tutto. D'accordo? Ora è un fante di denari, quindi potrebbe appartenere questa persona alla vostra schiera di amicizie, quindi potrebbe essere proprio una persona che non si è ancora dichiarata, palesata, o potrebbe far parte, parlando appunto di denari, del vostro ambiente lavorativo e professionale, quindi potrebbe essere chiaramente un vostro collega, un datore di lavoro, no, perché il fante generalmente svolge mansioni, diciamo, di poco ordine, d'accordo? Quindi comunque una persona che sicuramente lavora, una persona molto intelligente, una persona capace, una persona, ripeto, quadrata, comunque, non sui generi, se non una persona eccentrica, una persona, diciamo, che obiettivamente ha un proprio percorso ancora da compiere da un punto di vista professionale, ma comunque una persona che ama lavorare, quindi non una persona che diciamo tende in qualche modo a rifuggire la fatica, d'accordo? Quindi una persona comunque che lavora o che ama lavorare, una persona molto intelligente, però una persona molto trattenuta e per nulla spontanea, d'accordo? E soprattutto una persona molto lenta, cioè magari voi piacete a questa persona da chissà quanto tempo, perché i denari rappresentano proprio rispetto agli altri semi la lentezza effettivamente dell'evoluzione di una situazione, quindi è chiaro che questa è una persona che evidentemente vi sta dietro da molto, però deve ancora decidere. Questa persona è veramente molto molto lenta, però qui c'è una persona interessata a voi, caspita, è un'energia maschile particolarmente appunto interessata ovviamente a voi, o comunque una persona, ripeto, molto giovane o comunque più giovane del consultante o della consultante, o comunque una persona che ha un modo di vivere, ripeto, particolarmente giovanile o proprio un aspetto giovanile. Può essere anche una persona che ovviamente mostra meno anni, ce ne sono di persone che sembrano veramente molto più giovani rispetto all'età anagrafica.
Allora, ora occupiamoci del vostro comportamento, appunto, a partire dal momento presente. Qui abbiamo il 2 di bastoni, vedete la strada ovviamente migliore da scegliere tra due opzioni, tra due possibilità. Allora, ragazzi, sicuramente voi vi troverete di fronte ad un bivio, perché il 2 di bastoni, come tutte le carte di grado secondo, rappresentano appunto l'incertezza tra due diverse strade. Ora, in caso voi siate impegnate, ovviamente impegnati, ecco che sarete chiamati in qualche modo a scegliere tra ovviamente due diverse persone. Quindi tra il vostro compagno ufficiale, la vostra compagna ufficiale e un'altra persona, oppure in caso voi siate single, tra due diverse persone. In particolar modo, vedendo appunto questo fante di denari, sicuramente questa persona si farà avanti. E ve l'avevo detto che ha intenzione di scrivervi, quindi sicuramente questa persona paleserà il suo interesse per voi. La cosa ovviamente vi farà piacere, perché il 2 di bastoni è una carta che parla di gioia, di felicità e di eccitazione, perché parliamo di bastoni, quindi molta attrazione fisica con una persona in particolare. Questa situazione però chiaramente vi porrà di fronte ad un bivio, quindi al dover scegliere effettivamente quale strada percorrere, proprio perché evidentemente o voi siete impegnate oppure l'altra persona potrebbe essere appunto impegnata, oppure voi potreste scegliere, per esempio, di frequentare contemporaneamente entrambe le persone o comunque di aprire una triangolazione, quindi in caso voi siate, per esempio, impegnate, di eventualmente o impegnati appunto iniziare una storia clandestina con quest'altra persona, d'accordo? Quindi è comunque una carta che parla di una nuova occasione che voi non vorrete assolutamente perdere e veder appunto sfumare tra le dita, anche perché parliamo appunto di un 2 di bastoni, ripeto, quindi tanta passione, tanto erotismo. Sicuramente ripeto, vi troverete, io già vi avviso, di fronte ad un bivio, quindi alla necessità di dover scegliere, evidentemente anche chiaramente facendo un po' i conti con il vostro passato, d'accordo? Quindi cercando anche di capire e comprendere quale strada ovviamente possa essere più giusta. Ora affrontiamo la quinta e la sesta posizione, due carte che vanno lette appunto assieme, come vi ho detto poco fa. Allora, qui abbiamo un bellissimo cavaliere di spade, questa stesa inizia a farsi molto interessante, qui abbiamo un altro individuo, un'altra energia maschile, rivale ovviamente rispetto al fante di denari, e qui abbiamo il 4 appunto di denari, vedete proprio la stabilità. Allora, qui abbiamo un cavaliere di spade, quindi un uomo, un'energia maschile sicuramente diciamo più adulta rispetto al fante, quindi una persona che ovviamente potrebbe superare tranquillamente i 40 anni di età, grosso modo tra i 35 e i 45 anni di età, quindi una persona più matura, un cavaliere di spade. Ora, questa è una persona molto battagliera, una persona convinta che quando ha un obiettivo ovviamente fa di tutto per portarlo a termine e raggiungerlo. È una persona che potrebbe indossare una divisa. Ora, quando si parla di divisa non si intende unicamente un appartenente alle forze dell'ordine, anche potrebbe essere un poliziotto, un carabiniere, un vigile del fuoco, però potrebbe essere anche una persona che in ambito professionale indossa una divisa, quindi un camice, qualcosa che renda la sua professione riconoscibile, d'accordo? Potrebbe essere un medico, potrebbe essere un infermiere, potrebbe essere un giudice, d'accordo? Quindi comunque qualcuno che indossa appunto una divisa, una toga, d'accordo? Quindi sicuramente
una persona che svolge un ruolo da un punto di vista professionale di un certo peso, di una certa importanza. Ecco, una caratteristica del Cavaliere di Spade è che obiettivamente non ci va sul sottile, d'accordo? Cioè una persona che ha la lingua lunga, come tipico dei personaggi di spade, quindi è una persona che darà filo da torcere a questo fante di denari, innanzitutto perché è una persona veloce, quindi il Cavaliere di Spade è una persona che corre, vedete, proprio incontro a ciò che vuole conquistare, non ha paura dei rivali, è sempre convinto di vincere, quindi è una persona che obiettivamente ha un ego esagerato ed è una persona che obiettivamente tende anche a essere molto possessiva e gelosa. Quindi sicuramente questa è una persona che vuole sbaragliare tutti i rivali, i vari nemici, a cui non importa nulla di, diciamo, utilizzare a volte anche mezzi non proprio puliti per poter vincere. Questa è una persona che vi vuole, parliamo di spade, quindi comunque una componente erotica c'è esattamente come i bastoni, perché entrambe ovviamente le figure rimandano all'elemento fallico, quindi spade e bastoni, quindi è sicuramente una persona molto attratta ovviamente rispetto a voi, è una persona anche più grande, quindi più matura rispetto al fante, quindi fondamentalmente ci sa fare anche di più, probabilmente perché ha anche più esperienza. È una persona spregiudicata, d'accordo? Quindi è una persona molto furba, ma è anche una persona che ha la lingua tagliente, d'accordo? Quindi è una persona che ci sa fare, che sa conquistare molto con le parole, perché parliamo appunto di un personaggio di spade, d'accordo? Per quanto riguarda il segno zodiacale, potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni appunto d'aria, ossia Acquario, Gemelli, Bilancia, o averne l'ascendente, oppure, come ho detto appunto poco fa, per quanto concerne il fante di denari, avere appunto un tema natale ricco, ovviamente, di questi 3 segni d'aria, per quanto concerne appunto i punti strategici del proprio tema natale. D'accordo? Quindi appunto, ripeto, Venere, Luna, Marte e Mercurio. Per esempio, potrebbe essere ascendente Acquario e avere, per esempio, la Luna in Gemelli e Mercurio, per esempio, altrettanto in Gemelli. È un esempio. D'accordo? Quindi una forte compresenza di segni d'aria. Comunque ragazzi, già il Cavaliere di suo è particolarmente insistente, in più con a fianco il 4 di denari, che è una carta di stabilità, diciamo, concretezza e anche cocciutaggine, diciamo, per quanto concerne il voler raggiungere a tutti i costi un equilibrio e un benessere materiale, 4 di denari. Ecco che questo mi fa proprio pensare ad un'insistenza ulteriore, proprio marcata, da parte di questo cavaliere. Persona che dunque sarà molto interessata a voi, che vi dimostrerà in tutto e per tutto un grande interesse, una voglia di concretizzare e una voglia comunque di stare al vostro fianco. È chiaro che però sicuramente questo cavaliere si porrà di traverso rispetto a qualsiasi tentativo da parte ovviamente del fante di denari. Inoltre, in caso voi siate impegnate, questa persona potrebbe crearvi, diciamo, inquietudine. Quindi è chiaro che ora si spiega il 2 di bastoni, quindi il bivio e anche l'incertezza, proprio perché l'insistenza di questa persona, se da un certo qual punto di vista vi farà bene e comunque vi farà piacere, però dall'altra vi porrà di fronte ad un bivio magari anche doloroso, d'accordo? Quindi comunque sicuramente questa situazione andrà un po' a sconvolgere il vostro equilibrio, proprio perché vi troverete di fronte quindi ad una nuova possibilità, ad una nuova opportunità che vi alletterà molto, ma che potrebbe anche ovviamente un po' confondervi. Questo sicuramente.
Vediamo ragazzi ora in settima posizione cosa voi vorreste realmente, 6 di spade, cioè allontanarvi, vedete, da situazioni eccessivamente conflittuali, d'accordo? Quindi ora si spiega ulteriormente il motivo per cui appunto questo cavaliere di spade possa rappresentare per voi un elemento comunque di disequilibrio, oltre che chiaramente un elemento che possa farvi piacere, ma obiettivamente una persona così, diciamo, magari irruenta, seppur molto presa da voi, possa appunto crearvi delle inquietudini, d'accordo? Indecisioni, quindi un momento, diciamo, di difficoltà. Difatti voi avreste sicuramente bisogno di un momento di pace. Il 6 di spade, ragazzi, è una carta che parla di chi, vedete, scappa, fugge da una situazione conflittuale, che fa più male che bene, una situazione che obiettivamente anche in passato vi ha portato ad avere delle difficoltà. Quindi, per esempio, il trovarvi, ad esempio, impegnati in una triangolazione o al dover decidere, scegliere. Cioè voi potreste già in passato esservi trovati di fronte ad una situazione di questo genere. Ecco che non avete in questo momento bisogno di litigi, lo abbiamo detto a inizio stesa con il 10 di spade, voi avete bisogno di serenità, di un attimo di serenità. Ecco di cosa parla il 6 di spade, del vedere un nuovo orizzonte, ma non a discapito ovviamente del vostro equilibrio interiore, e avete pienamente ragione. D'accordo cambiare, d'accordo accontentare il corpo e il cuore, ma ovviamente non creare uno tsunami nella propria vita. Quindi è una carta che parla di prudenza, ovviamente è un 6 di spade, quindi un mentale che possa andare a supportare qualsiasi scelta. Il 6 di spade è una carta di grado sesto che, come tutte le carte di sesto grado, quindi anche per esempio il sesto arcano maggiore degli amanti, parla di scelte, d'accordo? Scelte che in questo caso sono accompagnate alle spade, quindi ad un ragionamento, d'accordo? Quindi sicuramente cercherete di non perdere in qualche modo le briglie della situazione, anzi cercherete comunque di mantenere intatto il più possibile il vostro equilibrio. Questo è quello che sicuramente vorrete fare, perché vi ripeto, qui ci sono già ben due persone molto interessate a voi, questo fante e questo cavaliere. Ovviamente, in caso voi siate impegnate, anche il vostro compagno ufficiale, d'accordo? Quindi avrete il vostro bel da fare. Dunque tenderete, con questo 6 di spade, ad avere un atteggiamento molto più prudente, di attenzione e cura circa il vostro equilibrio, cercando di evitare litigi, conflitti. Che cosa invece dovreste fare? Vediamo un po' cosa vi consigliano appunto gli arcani. 10 di bastoni, lottare. Allora ragazzi, vedete, riuscire comunque a farcela nonostante le tempeste emotive. Ecco, questa carta, vedete, ci ribadisce ancora una volta di più, che sicuramente vi aspetta un periodo particolarmente denso, diciamo, di accadimenti. D'altronde, ragazzi, è così, quando si hanno più possibilità è normale che ovviamente si entri in una sorta di mood di indecisione, incertezze, si cerchino risposte e ci si ponga anche delle domande. È ovviamente un atteggiamento del tutto sano, d'accordo? Quindi in questo caso non si tratta di agire in maniera sconsiderata e incosciente, scegliendo così a caso. Voi giustamente vi porrete di fronte alla necessità di riflettere e ovviamente questa situazione, ripeto, potrebbe creare un momento di difficoltà. Quello che vi viene consigliato è di non arrendervi. Il 10 di bastoni è una carta che parla sicuramente di lotta, di comunque attenzione rivolta ovviamente a voi stessi e a voi stesse, in riferimento in particolar modo al vostro futuro, perché il 10 di
bastoni è una carta che, come tutte le carte di grado decimo, parlano di un ciclo che deve essere obbligatoriamente chiuso per iniziarne uno completamente nuovo. Quindi quello che voi dovreste fare è sicuramente assecondare il corso degli eventi, quindi procedere ovviamente nella conoscenza di queste nuove persone, valutando effettivamente bene quale tra queste persone possa essere la persona giusta, continuando ovviamente a proteggere voi stessi e voi stesse. Mi raccomando, d'accordo? Ma andate avanti con forza, coraggio e determinazione, perché il 10 di bastone è una carta che parla di coraggio, di strenua determinazione. Non lasciatevi in qualche modo influenzare anche da dei momenti di difficoltà. Andate avanti con forza, con passione, con coraggio, difendendo e proteggendo ciò in cui credete e soprattutto, ripeto, il vostro equilibrio e il vostro futuro, perché qui c'è un ciclo della vostra vita che deve, ok, per percorso karmico, deve essere chiuso per iniziare un percorso completamente nuovo. D'accordo? Quindi è fondamentale in questo caso che voi rimaniate assolutamente centrati sui vostri obiettivi. Quindi sicuramente ci sarà un po' di fatica, ma il 10 di bastoni parla di successo. Quindi voi riuscirete a farcela, riuscirete ad avere quelle soddisfazioni sentimentali che meritate da tempo, perché ricordiamo che siamo partiti da un 10 di spade, quindi il successo c'è, dovete andare avanti lungo il vostro percorso. Non lasciatevi intimidire da piccole difficoltà o da persone magari insistenti o da rivali o da situazioni ostacolanti. Mi raccomando, perché qui, ripeto, sarà un autunno caldo, quindi particolarmente denso di accadimenti e soprattutto di persone interessate a voi, molto anche insistenti. Ora vediamo, ragazzi, come l'ambiente professionale vostro o delle altre persone possa influenzare benissimo la vostra ricerca d'amore. Allora, qui abbiamo un bellissimo asso di bastoni. Allora, ragazzi, l'asso di bastoni è ovviamente la carta che maggiormente ci riporta al contatto fisico, al rapporto fisico completo e ovviamente alla virilità, quindi al piacere, all'eros, all'appagamento fisico in toto, d'accordo? Quindi sicuramente l'ambiente professionale o vostro, quindi tra i vostri colleghi, diciamo, ecco, oppure delle altre persone che voi appunto andrete a incontrare in futuro, ecco, sarà un ambiente proficuo. Cosa vuol dire? Che o questi due corteggiatori, cavaliere e fante, oppure anche altre situazioni, perché 10 di bastoni parla comunque di un successo multiplo, quindi potrebbero esserci anche più persone interessate a voi, ruotano appunto attorno al vostro ambito professionale, quindi potrebbero essere colleghi o per esempio vostri clienti, d'accordo? Oppure voi potreste essere appunto clienti e recarvi presso un esercente piuttosto che pazienti di un medico, piuttosto che appunto potreste dovervi recare da un avvocato, ad esempio. Ecco che lì, in quel caso, in quel campo, quindi nel campo professionale dell'altra persona, potrebbe scattare la scintilla, d'accordo? Quindi o potreste essere colleghi, quindi persone che appartengono al vostro ovviamente ambito professionale, oppure voi potreste per motivazioni XY ovviamente recarvi presso l'ambiente professionale di una determinata persona e ovviamente poi gradire la persona non più soltanto in quanto ha capacità lavorative, ma anche in quanto per esempio
ad aspetto estetico e ad approccio. Quindi sicuramente l'ambito concreto, il lavoro, rappresenterà per voi un elemento molto stimolante che vi servirà ad incontrare nuove persone. L'asso di bastoni ci va di nuovo a confermare la presenza di altre persone nella vostra vita e l'inizio di una relazione basata inizialmente sulla sessualità, perché l'asso di bastoni parla di piacere fisico, cioè sia voi che l'altra persona vi lascerete sicuramente andare ad una grande passione che ovviamente vi coinvolgerà a tal punto da portarvi a voler proseguire nella conoscenza. L'asso di bastoni è una carta che parla di creazione, di novità, di qualcosa di nuovo che ovviamente ha come origine il feeling erotico e l'attrazione fisica irresistibile tra voi e un'altra persona. Vediamo ora, ragazzi, quanto l'ambiente familiare invece possa, influenzare la vostra ricerca d'amore. Allora, qui abbiamo il quinto arcano maggiore, vedete, ovviamente la carta del Papa, del sacerdote, il venerabile. Allora, ragazzi, è chiaro che la carta del Papa parla di un'energia maschile che per voi sarà comunque una guida importante. Il Papa solitamente è un padre con i propri consigli, può essere anche un nonno, può essere anche comunque appunto uno zio o un fratello maggiore o comunque un grande amico, cioè qualcuno che voi conoscete da tempo, un'energia maschile però più grande del consultante, una persona che comunque in qualche modo riveste nella vostra vita un ruolo molto importante, qualcuno di cui voi vi fidate ciecamente, una persona molto buona e che non vuole nulla in cambio se non aiutarvi ed elargire ovviamente consigli. È chiaro che in caso voi siate impegnate, il Papa può essere proprio anche il compagno ufficiale, quindi può essere ovviamente la persona che è al vostro fianco, una persona che si mostrerà comunque buona, comprensiva, una persona che in qualche modo cercherà di darvi quel supporto emotivo di cui evidentemente voi potreste avere bisogno. Ora, il Papa con il consultante o la consultante non ha generalmente appunto rapporti fisici, ecco perché solitamente è un familiare o comunque un vero amico, d'accordo? Qualcuno con appunto il quale voi non avete mai avuto e non avreste mai un rapporto, una relazione. O comunque un compagno ovviamente con il quale l'aspetto erotico ormai è venuto a mancare magari da tanto tempo, ma è rimasta comunque una grande affettività. Può essere un ex marito? Sì, ovviamente con il quale però ad oggi ci siano buoni rapporti, d'accordo? Quindi non una persona a voi ostile. Ecco che questa persona vi darà il giusto consiglio al momento giusto. Potrebbe essere anche, per esempio, uno psicologo, uno psichiatra, potrebbe essere anche un religioso? Assolutamente sì. Quindi qualcuno che ha un animo buono, che non lo fa tanto perché ama il suo lavoro, anche, ma soprattutto perché dentro di sé sente proprio il bisogno di aiutare gli altri ed essere una guida, soprattutto per persone in un momento di difficoltà. Comunque questa energia maschile vi sarà assolutamente utile perché, ripeto, vi saprà guidare e consigliare. Non serve un sermone di 8 ore, d'accordo? Può essere anche quella parola o quell'esempio dato al momento giusto che per voi sarà risolutivo. Quindi questa è un'energia molto bella, molto dolce. Potrebbe rappresentare anche un caro che non c'è più, sì. Con i propri comunque consigli questa persona vi sarà vicina,
ricordando ciò che vi ha insegnato questa persona, voi avrete modo comunque di vincere le vostre paure e le vostre difficoltà. Quindi è una carta molto bella e molto dolce. Comunque è una persona che vi vuol bene o vi ha voluto veramente molto bene. Siamo arrivati dunque alle 3 posizioni ovviamente inerenti appunto il futuro, e in questa terzultima posizione, l'11ª carta, vediamo un po' la linea di tendenza futura. Ragazzi, ma che carta stupenda! L'asso di denari. Allora ragazzi, l'asso di denaro è una carta che parla di fortuna, è appunto la carta amuleto, quindi è la carta per eccellenza, che ovviamente parla di notizie e di novità, oltre che proprio dell'inizio concreto di una nuova situazione, esattamente come l'asso di bastoni, quindi lo va un po' a confermare, diciamo che si confermano a vicenda. Allora, nell'immediato futuro, quindi i prossimi giorni, prossime settimane, comunque sicuramente in questo periodo autunnale, perché l'asso di denari, pur essendo una carta di denari, parla di tempistiche molto veloci. Ecco, questa è una carta che appunto parla di notizie, parla di inviti, parla di comunicazioni, ovviamente come tutti gli assi, sorprendenti, che vi sorprenderanno appunto delle grandi e belle novità inerenti appunto una persona in particolare. Una persona che, ripeto, vi inviterà ad uscire, una persona che vi dimostrerà a chiare lettere, perché è un asso di denari, quindi stiamo parlando di concretezza, quindi di un approccio concreto, quindi una persona che vi dimostrerà appunto a chiare lettere tutto il suo interesse. Inoltre, esattamente come l'asso appunto di bastoni, è una carta che parla di rapporti fisici, quindi vi ripeto, è una carta che parla di un nuovo inizio, è una carta che parla di novità, è una carta che parla di un nuovo inizio concreto, quindi non sarà un semplice flirt, non sarà il classico corteggiatore che farà di tutto per avervi e poi ovviamente magari mollerà la presa. Sicuramente qui stiamo parlando di una persona insistente, di una persona che vi corteggerà a lungo, perché comunque è pur sempre un asso di denari, ma è una persona che vuole un inizio concreto e tangibile, d'accordo? Quindi è una carta che parla di nuove offerte e di opportunità. Quindi tutto ciò che voi andrete ad intraprendere sarà sicuramente foriero di successo. L'asso di denaro è una carta che parla di arricchimento, è una carta che parla di occasioni importanti, è una carta che parla di benessere fisico e materiale, parla di un trovarsi, di un collaborare ovviamente proficuo e che vedrà 2 persone collaborare, diciamo, per un bene e un fine comune, ossia il benessere materiale. Quindi ragazzi, ripeto, l'asso di denaro è una carta bellissima, estremamente favorevole e che diciamo basta da sé, ovviamente per tradizione, a far concludere quasi l'intera stesa, perché rappresenta proprio l'apice delle situazioni, quindi il massimo ottenibile. D'accordo? Quindi anche tutte le situazioni negative delle carte vicine che ci sono state e che magari ci saranno nelle prossime 2 ultime carte verranno sicuramente appunto attenuate, quindi sicuramente preannuncia grande fortuna, grande felicità, ripeto, piacere, sogni realizzati, soddisfazione, d'accordo? Quindi compimento, stima, attrazione e soprattutto, ripeto, appagamento fisico ed unione. Quindi un momento di grande armonia tra voi ed un'altra persona in particolare.
Inoltre è una carta, ripeto, che parla di un'importante comunicazione a carattere pratico che entro ovviamente breve tempo, quindi durante ovviamente queste settimane autunnali, questi giorni, vi giungerà da parte di una persona, una comunicazione che vi farà veramente molto piacere e che andrà ad arricchire proprio la vostra vita sentimentale, perché l'asso di denari è il principio attivo per eccellenza, è l'inizio del tutto. D'accordo? Quindi finalmente questo ciclo che doveva essere chiuso, di cui vi parlavo nel 10 di bastoni, 10 di spade, finalmente appunto verrà chiuso. Vediamo ora, ragazzi, in penultima posizione se appunto ci saranno aiuti particolari da parte di persone a voi vicine, figuriamoci. Allora, qui abbiamo, come vedete, il 7 di spade. Allora, ragazzi, ovviamente tanta fortuna tira anche tanta invidia. Allora, ragazzi, il 7 di spade è una carta che parla appunto di chi trama nell'ombra, che parla di nemici, che parla di, in qualche modo, persone, ripeto, molto invidiose, che ovviamente potrebbero magari sparlare alle vostre spalle, persone che in qualche modo potrebbero, diciamo, farvi qualche piccolo dispetto di troppo, però vi ripeto, sicuramente, ovviamente, niente di trascendentale, il tutto, ripeto, attenuato da questo bellissimo asso di denari. Però, ragazzi, è normale che quando si splende troppo, ovviamente c'è chi non è felice del nostro splendere, d'accordo? L'invidia, ragazzi, è sempre dietro l'angolo. Quindi, ripeto, sicuramente non sarete particolarmente, ecco, aiutati dalle persone che vi circondano, se non ovviamente da questo Papa, che abbiamo visto però prevalentemente in ambito familiare. Ecco che obiettivamente le persone che vi circondano, quindi altri colleghi piuttosto che amici, oddio, chiamarli amici in questo caso non è proprio, ecco, il termine più appropriato, però diciamo che obiettivamente queste persone mostreranno l'altra faccia della medaglia, perché il 7 di spade parla proprio di chi nasconde la propria vera natura, è la carta del ladro. Quindi attenzione anche in ambito professionale, questo aperta e chiusa parentesi, potrebbe esserci qualcuno di in qualche modo interessato anche a soffiarvi, diciamo, il posto da un punto di vista lavorativo e professionale, qualcuno che potrebbe rubarvi qualche idea, questo sicuramente in ambito professionale. È chiaro che in ambito sentimentale potrebbe esserci qualcuno di particolarmente inviperito, perché magari interessato appunto a questa persona, la persona che vi porterà l'asso di denari. D'accordo? Quindi eventualmente a questo fante di denari o cavaliere di spade. Quindi sicuramente una persona che in qualche modo cercherà di intralciare, diciamo, il vostro percorso, una persona invidiosa. Ora il 7 di spade non ci dà indicazioni se possano essere, diciamo, maggiormente energie femminili o energie maschili, però obiettivamente qui sicuramente più di una persona particolarmente invidiosa e incattivita, ragazzi, ci sarà, ma vi ripeto, è fisiologico, d'accordo? Quando si ha troppo successo, questo, ragazzi, è l'altro lato della medaglia, cioè non si può ovviamente farne cose meno, cioè fa parte veramente, fisiologicamente proprio del percorso karmico di ciascuno di noi, d'accordo? Quindi chiaramente, ripeto, magari prestare un po' di attenzione alle persone con le quali vi confidate. D'accordo? Quindi magari cercate di essere un po' più discreti o discrete, cioè non prendere sempre magari per buona l'amicizia di una persona. Comunque magari, ecco, alcune considerazioni magari preziose tenetevele per voi o magari riservatele a questo Papa, d'accordo? Che invece è una persona molto buona e disponibile. Quindi attenzione alle persone che vi circondano, perché vi ripeto, non sono tutte di animo buono, non sono tutte di animo pulito, potrebbero essere appunto persone che hanno finto, magari sino ad ora, di esservi amiche, ma ovviamente nel momento in cui poi le cose
veramente inizieranno ad andare bene per voi, mostreranno ovviamente la loro vera natura, d'accordo? Quindi bisogna sempre prestare attenzione, d'accordo, a queste persone. Come potrebbero agire? Ripeto, come tipico del 7 di spade, quindi qualche dispettuccio di troppo, qualche sgambetto, il rubarvi magari la scena in un determinato momento, il cercare magari in qualche modo di scrivere o raggiungere la persona che a voi piace, cercando magari di infilarsi, ma ripeto ragazzi, queste persone veramente non ci faranno nulla con questi atteggiamenti, perché la vittoria è vostra, ve l'ho già detto con questo bellissimo asso di denari. Quindi obiettivamente sì, potrebbero farvi comunque magari qualche dispetto, sicuramente potrebbero, ecco, magari diffondere, diciamo, delle bugie, mallingue, pettegolezzi in riferimento a voi, però chiaramente nulla di più. Ecco, attenzione in caso questa persona, la persona con la quale andrete ad iniziare una frequentazione, sia una persona impegnata, perché questo 7 di spade può rappresentare il dover fare le cose di nascosto, con il rischio di essere visti o beccati dalla compagna ufficiale, perché il 7 di spade rappresenta proprio questo, cioè il rischio di essere scoperti durante addirittura un tradimento, ok? Quindi particolare attenzione e prudenza in caso questa persona sia impegnata, oppure, attenzione, in caso voi siate impegnate. Cioè queste persone così malvagie, perché di questo che si tratta, cioè persone cattive, non hanno altro da fare nella vita che mettere i bastoni fra le ruote alle altre persone, d'altronde il mondo è pieno di gente così, ecco che questa persona o queste persone potrebbero magari raccontare qualcosa al vostro compagno in caso voi siate per esempio impegnate, o potrebbero raccontare qualcosa alla compagna dell'uomo magari sposato o fidanzato con il quale inizierete questa frequentazione, d'accordo? Quindi ecco, prestare un po' di attenzione, perché il 7 di spade parla, ripeto, di tranelli alle spalle, di qualche sgambetto di troppo, di qualche pettegolezzo di troppo che potrebbe provocare ovviamente un rischio. D'accordo? Nell'ambito della situazione, però ripeto, nulla di che, perché qui abbiamo questo meraviglioso asso di denari che è veramente una tra le carte più importanti dell'intero mazzo, anche rispetto a determinati arcani maggiori, quindi obiettivamente insomma questi mezzucci così sporchi e meschini, a mio avviso proprio meschini, da persone piccole, interiormente con energie bassissime, per non dire veramente azzerate, ecco, questi tentativi lasciano il tempo che trovano, ragazzi, obiettivamente, cioè, ma dove vanno con questi comportamenti? Però, vabbè, ripeto, è fisiologico, ragazzi, averli, non c'è niente da fare, ok. Quindi mettetelo in conto, magari prestate un po' di attenzione, cercate di confidarvi poco, magari confidarvi e fidarvi magari anche poco delle persone che vi circondano, cioè valutate bene cosa dire e a chi dirlo, d'accordo? Ora ragazzi arriviamo all'ultima carta, l'ultima posizione, quindi cerchiamo di capire appunto come evolverà questa situazione così ingarbugliata. Eccola qua, immancabile, la regina di spade. Allora, abbiamo capito da chi arriva questo 7 di denari. Allora, parlavamo appunto di influenze negative o comunque di persone fortemente gelose e invidiose. Vi avevo detto che appunto il 7 di spade non identifica effettivamente energia maschile o femminile prevalente, ma comunque una molteplicità. Ecco, in questo caso invece la stesa ci risponde no, in particolar modo è un'energia femminile, una regina di spade. Ora, la regina di spade è una donna adulta, quindi non è una ragazzina, d'accordo? Quindi generalmente ha dai 40-45 anni in su. È una donna ovviamente inviperita, è una donna arrabbiata con la vita, è una donna anche molto irascibile, è una donna che già di suo, cioè caratterialmente, questa è una donna che è abituata a essere invidiosa, cioè questa invidia tutto di tutti, d'accordo? È una donna che guarda sempre cosa hanno gli altri e non guarda mai dentro casa sua. Questa è la classica persona che si corrode dall'invidia sempre e comunque nei confronti di tutti.
Ripeto, è una persona che osserva tantissimo, è la classica pettegola che tende sempre a voler mettere il becco dappertutto. Questa è una persona, è la classica persona che non interpellata, pur non interpellata, si infila in un discorso. Quindi è la classica persona maleducata. È una persona, diciamo, dal carattere particolarmente, ripeto, negativo. È una donna che si può definire forse anche in maniera molto semplicistica, però la classica donna cattiva, d'accordo? Una donna che mette, diciamo, zizzania, una donna che crea problemi nei rapporti, è una donna che, diciamo, cerca sempre di ridere delle disgrazie altrui, quindi è una persona cattiva, ragazzi, fondamentalmente. Cioè, sì, sicuramente la regina di spade è una donna che non è mai stata, diciamo, particolarmente fortunata, perché comunque è una donna che ha sofferto, questo sicuramente. Però è chiaro che questa donna in questo modo e in questo momento sta cercando di far pagare agli altri, a persone che magari non c'entrano niente, ciò che lei ha subito da altre persone. Quindi, per carità, può aver sofferto in passato, ma non ha imparato niente dalla sofferenza, perché anzi la sofferenza l'ha resa ancora più cattiva, ovviamente, no? Quindi è una persona che, diciamo, non brilla di intelligenza perché non impara dai propri errori, bensì è una donna che in qualche modo, diciamo, tende ad avere un atteggiamento spinoso. È una donna che, ripeto, può diffondere malelingue di cui vi parlavo nel set di spade. Attenzione, perché è lei che obiettivamente, diciamo, le diffonde a macchia d'olio, quindi è una donna che potrebbe spiarvi, perché è tipico dei personaggi di spade lo spiare, lo stalkerare, diciamo. E obiettivamente questa donna cercherà in qualche modo di incrinare un po', diciamo, l'immagine che gli altri potrebbero avere ovviamente di voi. Non ce la farà, assolutamente no, perché abbiamo detto che qui c'è un bellissimo asso di denari, però questa comunque tenta. Allora, è un'energia femminile, vi ripeto, è una donna grosso modo dai 40-45 anni in su, quindi non è più una ragazzina, non è l'imperatrice, d'accordo? È una donna adulta. Ora, potrebbe essere una donna separata, divorziata, che ha un rapporto pessimo con il compagno, quindi potrebbe essere eventualmente la moglie o la compagna ufficiale dell'uomo con il quale voi andrete ad iniziare una storia, perché vi ripeto che potrebbe essere un uomo impegnato, Quindi potrebbe essere la compagna ufficiale, che però ovviamente può accorgersi di qualcosa, ve lo dicevo già con il 7 di spade, il rischio di essere scoperti. Potrebbe essere, diciamo, una falsa amica, ma falsa sul serio però, cioè una che ha sempre finto di essere dalla vostra, ma questa proprio dalla vostra non è mai stata. Potrebbe essere una parente, purtroppo ahimè sì ragazzi, potrebbe essere anche una parente, la regina di spade sì, può essere una collega nemica, può essere una falsa amica, ma può essere anche una parente, può essere una sorella, sì, può essere anche una sorella invidiosa, può essere anche una cugina invidiosa, ragazzi sì, potrebbe essere una donna vedova, quindi potrebbe anche essere magari una donna anziana, d'accordo? Comunque una donna di una certa età, però ragazzi veramente, cioè ha un carattere terrificante questa donna, ok? Quindi è una persona da evitare, in caso voi abbiate già capito di chi possa trattarsi, evitatela, o soprattutto cercate di evitare che questa donna venga a conoscenza di affari vostri, mi raccomando, d'accordo? Quindi prudenza, in riferimento a questa donna. Da un punto di vista astrologico, questo ovviamente per darvi un'indicazione in più, potrebbe appartenere appunto ad uno dei 3 segni di Aria, essendo appunto un personaggio di spade, quindi Gemelli, Bilancia, Acquario, o averne l'ascendente in uno di questi 3 segni, oppure avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei punti principali che ho identificato anche prima con i 2 personaggi maschili, d'accordo? Quindi è sicuramente una donna con una forte componente di aria ed è comunque una donna estremamente pettegola, mamma mia, questa donna vuole veramente, ragazzi, a tutti i costi scoprire gli altarini degli altri, ovviamente non vede i suoi, ci mancherebbe, lei è perfetta, ci mancherebbe. Quindi è veramente proprio la classica persona che guarda il difetto degli altri ma non vede l'enorme trave.
ok, nei suoi occhi, ma questa chiaramente è una persona fatta così, ragazzi. Questa è proprio la classica serpe in seno, d'accordo? Anche perché di solito è una persona nascosta che tende a nascondersi. Difatti, non in questo mazzo, in mazzi più tradizionali è rappresentata come una donna solitamente con una maschera o incappucciata nell'ombra. D'accordo, proprio perché di solito colpisce alle spalle, cioè è meschina sta donna, cioè proprio è veramente una donna meschina. Vi ripeto, riuscirà a far danni? Ma no, però ovviamente potrebbe crearvi dei fastidi, cioè se questa sicuramente manda comunque in giro, diffonde delle comunque sciocchezze nei vostri confronti, potrebbe essere fastidiosa, potrebbe darvi fastidio, d'accordo? Ma finisce lì. Oppure potrebbe essere, ecco, magari una compagna ufficiale che magari inizia a sospettare qualcosa, e in questo caso bisognerebbe prestare un po' più di attenzione, d'accordo? Perché magari potrebbe controllarlo di più, pretendere che lui stia più, per esempio, a casa con lei per tenerlo più sotto controllo, potrebbe controllare molto di più il telefono, insomma, situazioni di questo genere, d'accordo? Quindi comunque una persona che potrebbe volersi mettere, diciamo, un po' di traverso, d'accordo? Quindi una persona non proprio buona, Sicuramente, ripeto, una persona particolarmente invidiosa, però come vi ho detto prima con il 7 di spade, ragazzi, questo è il prezzo del successo, è fisiologico, tutti abbiamo una persona a cui stiamo sulle scatole e che ci invidia da morire, ce l'abbiamo tutti, o una, o due, o tre, o quattro, ce l'abbiamo tutti, d'accordo? Quindi è normale, questa persona c'è, ci sarà sempre, o comunque tolta questa ce ne sarà un'altra, quindi voglio dire, è chiaro che ovviamente può creare dei problemi, sicuramente dei piccoli fastidi, sì, però è un po', diciamo, ragazzi, dai, il prezzo da pagare. Voi comunque, ripeto, avete un grande successo che vi aspetta, questo ciclo che comunque si va a chiudere. Ovviamente questa donna tenterà in qualche modo di mettervi un po' i bastoni fra le ruote, soprattutto in caso sia la compagna ufficiale di un uomo che perderà la testa per voi, quindi diciamo che anche su questo fronte ci sarebbe di che ovviamente aspettarsi una situazione di questo genere, d'accordo? Ora ragazzi, alcuni di voi mi hanno fatto una richiesta, ossia di magari specificare con ulteriori carte le ultime appunto posizioni inerenti il futuro per avere altri dettagli. Di conseguenza quest'oggi farò in questo modo, ossia appunto le ultime tre carte inerenti appunto il futuro, quindi ovviamente 7 di spade, regina di spade e asso di denari, verranno appunto ulteriormente chiarite e specificate da altre due carte per avere altri dettagli, perché no, curiosi in più circa appunto la faccenda e la situazione. Dunque appunto riprendiamo il mazzo e ovviamente rimescoliamolo nuovamente. Allora, vediamo un po' appunto per quanto concerne l'asso di denari che cosa abbiamo. Allora, qui abbiamo il 3 di spade e qui ecco l'imperatore. Allora ragazzi, come potete vedere appunto questa bellissima notizia vi arriverà direttamente appunto da un imperatore. Quindi comunque una figura molto importante, una figura di grande fascino. Ecco, l'imperatore potrebbe appunto essere una persona impegnata, perché generalmente l'imperatore è un uomo sposato, comunque addirittura anche con figli. Una persona che voi, diciamo, potreste aver già, per esempio, conosciuto in passato, frequentato in passato, o comunque una persona, diciamo, nuova che fa parte appunto della vostra vita da poco tempo, che farà parte della vostra vita da poco tempo, ma con la quale comunque non c'è mai stato, diciamo, granché, oppure con la quale potrebbe esserci appunto stata una chiusura data appunto da questo 3 di spade. Quindi o è una persona del passato con la quale voi avete avuto già una storia o una frequentazione che non è decollata, quindi a seguito di questa chiusura, oppure appunto una persona completamente nuova
nuova che entrerà a far parte della vostra vita dopo un momento appunto vostro di chiusura o di difficoltà, comunque una persona che potrebbe appunto essere impegnata, perché vi ripeto che generalmente l'imperatore è appunto un uomo impegnato, addirittura già padre. È un uomo molto affascinante, è un uomo che ama particolarmente la sessualità, lo abbiamo visto con anche l'asso di bastoni, quindi è un uomo che non vi farà mancare sicuramente, diciamo, il feeling fisico. È una persona generalmente molto responsabile, ma che comunque, diciamo, ama molto la passione e la sessualità. Di conseguenza, di fronte ad una grande passione, questa persona non si tirerà indietro. D'accordo? Sicuramente questa è una persona molto, ripeto, molto attratta rispetto a voi, una persona che in maniera molto ferma e decisa si avvicinerà a voi, in maniera molto pratica, come tipico ovviamente dell'imperatore. Quindi una persona che a tutti i costi vorrà avervi, che farà di tutto pur di iniziare qualcosa con voi, nonostante, ripeto, possa essere una persona comunque impegnata. Ora, non deve essere necessariamente il classico fidifrago, è una persona che potrebbe lui stesso a sua volta arrivare da questo 3 di spade, quindi da una rottura o da un rapporto insoddisfacente. D'accordo? Comunque, ripeto, è una persona che vi piacerà tantissimo ed è una persona che potrebbe ricoprire a livello proprio professionale un'importante, diciamo, posizione. D'accordo? Per quanto riguarda le tempistiche di conoscenza, le tempistiche sono veloci, quindi entro grosso modo appunto un mesetto e mezzo, questa persona farà capolino nella vostra vita o rifarà capolino nella vostra vita in caso sia un vostro ex, o comunque è una persona che cercherà in qualche modo di, diciamo, ecco, fare breccia nel vostro cuore, iniziando immediatamente in maniera molto concreta a chiamarvi, cercarvi, invitarvi con questo asso di denari, cosa che per voi sarà veramente una grande sorpresa. Quindi entro grosso modo, vi ripeto, il prossimo mese e mezzo, al massimo un paio di mesi, quindi nel pieno dell'autunno sicuramente questa persona entrerà a far parte della vostra vita. Ora cerchiamo di dare appunto spiegazione in più al 7 di spade, scegliendo nuovamente dal mazzo ovviamente già mescolato. Vediamo un po'. Allora, perfetto, vediamo un po' appunto che 2 arcani abbiamo. Allora, qui abbiamo appunto il Sole, arcano maggiore meraviglioso ovviamente, una carta che parla di luce e splendore. E qui abbiamo il 12° arcano maggiore, allora l'appeso, l'uomo legato, il sacrificio. Allora ragazzi, come vi dicevo appunto poco fa, è chiaro che il vostro splendore farà arrabbiare qualcuno, ve l'avevo già ovviamente detto. Qui si sta parlando ovviamente di invidia, si sta parlando ovviamente di gelosia, si sta ovviamente parlando di appunto persone, in questo caso una donna in particolare, la nostra regina di spade, particolarmente appunto agguerrita, una donna che, diciamo appunto, non sopporterà, non tollererà appunto il vostro sole, cioè il vostro risplendere, la vostra felicità, il vostro successo, il vostro, diciamo, poter godere finalmente di una nuova storia, il vostro poter godere, diciamo, quindi una donna anche invidiosa, perché no, della vostra vita erotica. Vi dicevo, attenzione alle persone con le quali vi appunto confrontate e confidate, potrebbe essere un'amica che ascoltando, diciamo, le vostre confidenze circa una vostra rinascita anche da un punto di vista erotico potrebbe esserne particolarmente gelosa. Attenzione quindi anche in qualche modo al
diciamo, vivere determinate situazioni in particolar modo con una persona impegnata. Questo imperatore, vi ripeto, potrebbe essere appunto un uomo impegnato. Ecco che appunto il dover vivere comunque questa situazione di nascosto potrebbe provocare comunque non solo una sensazione di appunto sacrificio da parte vostra, quindi dover magari sacrificare dei momenti nel vedersi e sentirsi, ma soprattutto potrebbe essere anche una situazione rischiosa, d'accordo? Da viversi, come tipico dell'appeso, vedete, con grande prudenza, a passo lento, proprio a causa, vi ripeto, di questi, diciamo, nemici, rivali, pettegoli. Quindi, comunque, come vi ho detto poco fa, queste, diciamo, persone potrebbero crearvi, sì, dei piccoli fastidi, quindi appunto dei sacrifici ulteriori per vivere appieno la vostra felicità. Ma la vostra felicità ci sarà e non sarà intaccata. La carta del sole è una carta altrettanto potente quanto l'asso di denari. Rappresentano un po' il settebello, diciamo, dei tarocchi, cioè sono carte che rappresentano la fortuna e che riescono ad azzerare qualsiasi problema provenga da altre carte. Quindi vi viene ulteriormente ribadito che sì, ci potrebbero essere dei nemici rivali che potrebbero farvi vivere la situazione con maggior, diciamo, prudenza e evitando di rischiare troppo, d'accordo? Magari rallentando un po' i tempi, ma nulla di grave, nulla di più, perché comunque il sole c'è. Ripeto, persone gelose del vostro sole, della vostra felicità. Ricordo, ragazzi, mi raccomando, prudenza rispetto alle persone che possono notare i vostri movimenti, oppure comunque persone con le quali vi confidate. Prestare soltanto un po' di attenzione. Perfetto, ora cerchiamo ovviamente altre specifiche in più sulla regina di spade, vediamo un po'. Perfetto, allora. E qui abbiamo il 3 di pentacoli, perfetto, e la papessa, la venerabile, il soggetto ovviamente della stesa o comunque la consultante. Allora, come potete vedere, voi siete al centro dell'attenzione di questa regina di spade. Questa donna veramente ha un'invidia nei vostri confronti, avrà un'invidia nei vostri confronti terrificante, cioè qualcosa che veramente lascia basiti. Allora, sarà invidiosa di tante cose, sarà invidiosa innanzitutto della vostra bellezza, perché la carta della papessa è legata al mio amato segno del cancro, quindi comunque alla femminilità, comunque alla sensualità, quindi alla bellezza ovviamente. Di conseguenza una persona che comunque, diciamo, sarà invidiosa della vostra forma fisica, della vostra bellezza. Una persona che sarà invidiosa del vostro attirare ovviamente il parterre maschile a voi, una persona che sarà invidiosa anche della vostra interiorità, perché non dimentichiamo che la papessa è una donna molto buona, è una donna empatica, è una donna particolarmente, diciamo, quasi sensitiva, è una donna che diciamo riesce a vedere oltre il velo, quindi a scoprire le magagne interiori anche di estranei, quindi questa persona, questa regina avrà il terrore di essere scoperta nelle sue cattive intenzioni proprio da voi. Quindi queste due carte mi fanno capire che voi ovviamente comprenderete a livello di intuito, quindi senza dati certi, a livello di intuito chi possa essere questa regina di spade, perché la papessa non sbaglia mai, quindi la papessa ha una sensitività, una capacità appunto di vedere oltre i veli
quindi la verità nel profondo, cos'ha una persona interiormente, e voi riuscirete appunto a capire che questa donna ha delle cattive intenzioni, nonostante magari con voi possa, diciamo, avere un atteggiamento bonario, perché qui abbiamo un 3 di denari, quindi potrebbe fingere, diciamo, una collaborazione, un'amicizia, potrebbe fingere di essere dalla vostra, ma assolutamente non lo è, non lo sarà, e la papessa la assolutamente sgamerà in pieno. Quindi voi riuscirete a capire chi è questa persona così meschina e a denudarla rispetto appunto alle sue reali intenzioni. Ecco perché vi teme questa regina di spade, perché sa che voi non ovviamente lascerete scappare nulla anche rispetto a ciò che lei non vorrà far trapelare. Questa donna vi conosce molto bene, sa che voi siete non furbe, siete semplicemente delle donne tremendamente, visceralmente empatiche, buone, ma molto, molto percettive, e questo la infastidisce tantissimo. Voi non siete delle donne appunto meschine, donne che calcolano, donne furbe, donne particolarmente, diciamo, spregiudicate. Voi siete donne buone, ma donne che sanno vedere oltre il velo della menzogna, e quindi voi capirete subito chi è. Quindi questo è un dato molto importante che ci viene offerto da queste due carte in più di specifica. Inoltre, ripeto ragazzi, 3 di pentacoli ci rimanda alla triangolazione, quindi vi posso di nuovo, diciamo, confermare che appunto quest'uomo con cui voi inizierete una storia potrebbe essere un uomo impegnato, o voi inizierete questa storia da donne impegnate. Sicuramente questa triangolazione sarà molto bella, appagante, un 3 di denari da un punto di vista ovviamente erotico. Riuscirete veramente a costruire qualcosa di molto bello nonostante le difficoltà, ve l'ho detto anche prima, nonostante l'appeso, nonostante il 7 appunto di spade, ma alla faccia di questa malefica e crudele regina di spade voi riuscirete comunque a vincere. Tenterà? Sì, tenterà questa di darvi fastidio ragazzi, questo sicuramente, ma la beccate, cioè voi capirete subito chi è, quindi sicuramente non vi sbaglierete, riuscirete ad arginare, ovviamente capendo chi possa essere ovviamente appunto ogni suo tentativo malsano. Però vi ripeto, sì, sicuramente tenterà di mettervi i bastoni fra le ruote, ma poco male, nel senso che comunque non arriverà al suo scopo principale, quindi quello comunque di ostacolarvi appunto in amore. Allora ragazzi, questa stesa ovviamente termina qui, stesa particolarmente dettagliata e lunga, che comunque prevede ovviamente per voi un autunno assolutamente caldo dove non vi annoierete, un autunno molto importante che vi vedrà ovviamente impegnati e impegnate appunto in una nuova frequentazione con una persona che, vi ripeto, potrebbe essere una persona impegnata o magari anche, vi ripeto, una persona del vostro passato che ovviamente ritorna, che ovviamente ricomincerà o comincerà insistentemente ovviamente a corteggiarvi proprio per volervi conquistare o riconquistare. Persona che sicuramente riuscirà appunto nel suo intento, con la quale appunto inizierete una meravigliosa storia appagante soprattutto da un punto di vista ovviamente erotico. È chiaro che ovviamente questo sarà l'inizio di un nuovo periodo, quindi chiusura di un ciclo precedente, apertura di un nuovo ciclo, che ovviamente però vi porrà successivamente di fronte ad un bivio, il famoso bivio del 2 di bastoni. Non rinuncerete comunque a vivervi questa situazione, d'accordo? A prescindere che voi siate impegnate o che l'altra persona possa essere assolutamente impegnata. In barba ovviamente a tutti questi rivali o comunque a queste persone così invidiose, e in particolar modo a questa regina di spade. Però vi ripeto, la vittoria è pienamente dalla vostra parte, si tenterà di comunque mettervi un po' di bastoni fra le ruote, ma nulla di che, vi ripeto, d'accordo? La vostra vita andrà comunque avanti tranquillamente. Stesa molto dettagliata,
tanti dettagli in più anche molto interessanti e ovviamente curiosi. Come sempre mi raccomando, dunque buon autunno, quindi buon inizio ovviamente di nuova stagione, conoscenza di questa nuova persona o inizio appunto di una nuova frequentazione. Come sempre noi ovviamente ci rivedremo e risentiremo appunto a presto con dei nuovi video nei prossimi giorni. Mi raccomando, forza, coraggio e determinazione e ovviamente a presto.